Siamo arrivati al 2017, niente, quindi scoglio, cambio Yamaha, eccetera, zero budget. E lì ho fatto, cioè una cappella, cioè non una cappella, boh, è un po' una cosa strana. Comunque io volevo rimanere in ambito mondiale superbike, anche perché lì mi sembrava veramente, cioè, una sconfitta uscire dal mondiale. Mi si è presentata l'opportunità Grillini con Suzuki nel mondiale superbike. Ah, In realtà dovevo fare metà campionato perché poi subentrava Ruyu, perché non aveva l'età tipo, cifra irrisoria, tipo 15.000, 6 gare, una roba così. Fatto sta che facciamo la presentazione a Monte Carlo, alla Rascasse, quindi cioè, mega. pompa magna, sì, a 15 dicembre. Io mi ricordo che ero poi a sciare Già firmato e tutto? Sì, 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 già firmato, già, mica super presentazione esagerata. C'ero io e Rolfo. Il 6-7 gennaio ero a sciare, quindi ero poi... Gasato, sono un pilota del mondiale Sì, Superbike. gasato nì, cioè comunque sapevo che non era una moto iper competitiva, Vabbè, però, insomma, però comunque era un'esperienza, no? cioè, nelle Poi derivate di serie. in realtà io l'ho fatto col pensiero di dire, ehm, sono lì, faccio 6 gare, metà campionato, poi magari sai, Mi faccio vedere. mi faccio vedere, poi magari qualche team litiga con qualcun altro, magari si aprono porte nel mondiale supersport, eccetera, no? Tanto inizio la Sostituzioni. stagione così, poi vediamo, è un anno un po' particolare, no? Ero a sciare e nella baita mi chiama, non mi ricordo chi, mi chiama e mi dice, oh guarda, hai sentito che hanno arrestato Grillini? Io dico, come? Cioè io calcolo che eravamo a gennaio, ma già inizio febbraio si partiva per andare in Australia. Fare i test. Eh sì, c'erano test e poi gare. E quindi shock. C'è stato un problema giudiziario per Grillini e quindi a piedi. Cioè in realtà ancora sembrava che il team partisse lo stesso, ma in realtà ovviamente non è partito. E quindi a piedi, però mi ha aperto l'opportunità di fare CIV con tutta pista, con BMW, ma soprattutto il Mondiale Endurance, che poi è stato un'esperienza molto impattante, mi sono innamorato di quel mondo lì, infatti come dicevi poi assolutamente ne parliamo, e quindi ho iniziato questa doppia carriera in 2 campionati, perché comunque ancora adesso corro sia in Italia che nel Mondiale Endurance. Quindi anche nel 2018 davi già come precedenza o comunque Sì. la tua idea rifocalizzato sul mondiale Endurance? Sì, perché comunque essendo mondiale, Il CIV era di allenamento? esatto, Anche se lo facevi con moto diverse? Cioè, passaggio, l'ho sempre fatto con modo diversi. non ti cambia? No, Scendere era da una, salire l'altra a zero? i primi 2 giri. Sicuramente sarebbe meglio avere la stessa moto, identica, però non è possibile. E quindi, cioè, a livello di performance magari perdo qualcosa, magari quanto? Cioè, corressi con Aprilia nel Mondiale Endurance e con Aprilia nel National, magari al Mugello andavo un decimo più forte, boh. Ok, Però comunque non si può fare, quindi ti devi adattare. Quindi il CIV qualche gara l'avrei saltata sicuramente. Esatto, ho saltato, sì, tutti gli anni ho saltato una gara perché ovviamente la concomitanza c'è sempre, E come andavi nonostante... nel CIV? Contro Pirro Beh, e sì, no, altri? contro Pirro non lo vedevo perché comunque io viaggiavo sempre settima, ottava, nona posizione, sempre quel range lì. E ho fatto 2 anni con tutta pista e 2 anni invece con Suzuki No Limits nel Mondiale Endurance. Sono stati anni particolari, però ti dico io mi sono trovato benissimo col Suzuki, andavo fortissimo e mi sono messo in mostra nel Mondiale, ho capito che quella forse era la strada. Diciamo che è secondo me il campionato che ad oggi ti può dare futuro come pilota professionista, che non sia MotoGP ovviamente, Cioè, tu quell'ambiente dici là è inavvicinabile. se la carriera dei prototipi è inavvicinabile, nel mondiale delle derivate, Serve un sacco di grano, a meno che non sei, vabbè, Johnny, Toprak, eccetera. col tuo talento il mondiale endurance è È quello che ti può un'alternativa permettere di valida. vivere, assolutamente Cioè, sì. col tuo budget, che immagino che il tuo portafoglio sia rimasto Sì, sempre sì, quello no, che è, il problema, la cosa buona è che comunque i team nel Mondiale Endurance pagano i piloti. quindi tu vivi di questo? Sì, Cioè, tu fai il pilota a tempo pieno? assolutamente sì. Ok. Ed è una cosa strana, cioè io comunque anche negli anni, quando ero da No Limits, comunque che ho avuto contatti con altri team, tu andavi da altri team e loro ti dicevano, no, guarda che però noi abbiamo poco budget, ti possiamo dare solo un rimborso spese a gara, ti paghiamo i viaggi, ti diamo 500 euro.
E tu venivi dall'anno prima che manco quello. No, io venivo da un mondo che la gente ti chiedeva 50.000 euro per correre e se tu gli dicevi no, guarda che non ce li ho, cioè eri te il pezzente, no? Invece sti qua, cioè nel mondiale endurance, il team, cioè si sentiva in colpa di poterti dare solo magari 500 euro, capito? E quindi cioè, è una roba che in Italia non esiste, cioè nel CIV, cioè da nessuna parte. Cioè è scontato che comunque il pilota porti qualcosa per correre. E quindi questo che mi ha... Il tuo primo team dell'Endurance è stato No Limits. No limits. E lì come funziona? Perché sei tu e altri due piloti, giusto? Yes. C'è sempre no, la messa in sella no, del pilota, che uno va lì, ti sistemi le leve, le pedane, però i piloti non sono tutti uguali. Dovete trovare una... Come funziona il lavoro Cioè vai lì, Sì, deve essere io mi adatto. un compromesso. Io mi adatto, cioè l'ho scoperto comunque nel Mondiale Endurance che comunque avevo questa capacità di adattarmi abbastanza facilmente sia al cambio moto, sia comunque a diverse Postura. angolazioni, posture, no? Però lì se sei particolarmente scomodo, dici agli altri due piloti, oh senti, cioè, c'ho il freno un po' alto, lo possiamo abbassare un po', ti dà fastidio? E loro non ti dicono no, ti dicono vabbè proviamo e poi cerchi, no? Cioè cerchi E i una tuoi via di primi mezzo. compagni chi sono stati? Scassa, che peraltro è 1,90, quindi c'è tanta differenza, e Mazzina, correva con me, con No Limits. Però cioè, lì c'era un po' il problema, ad esempio, con Scassa, che lui era molto pesante e quindi più che altro, più che la posizione, nonostante sia stato molto più alto, forcella. Comunque io ero sempre leggermente duro, lui era sempre leggermente morbido. Poi soprattutto quando nell'endurance c'è tanta differenza tra serbatoio pieno e serbatoio vuoto, perché ci sono 24 litri. E quindi Scassa, ad esempio, con serbatoio pieno doveva stare ben attento perché era molto morbida la moto. Però lì cioè, fa parte del setup, sai che ci sono dei limiti, dei vincoli, diciamo, che altrimenti nelle gare normali non hai, e ci stai dentro. Poi la moto nell'endurance tanto non è mai perfetta, perché comunque sia dopo, se sta tutta montata insieme dopo 6, 7, 8 ore, comunque tanto il problema capita, quindi ti devi un po' adattare. Io ad esempio la prima gara mi ricordo che abbiamo fatto le ultime 6 ore senza la terza perché si era rotto. E cazzo, ma alle Man era tutta, cioè la terza la usavi in tantissime curve. Però io utilizzavo tantissimo, cioè avevo capito che bisognava farla tanto scorrere, quindi usavo la quarta, tipo a 600, e io giravo cioè tiravo un secondo e mezzo più piano. Tipo gli altri piloti, sia Scassa che Mazzini, invece facevano molta più fatica, giravano 3 secondini più piano. Però, cioè, capito, mi è piaciuta questa idea qua di doverti adattare di giorno, di notte, con l'umido, E venire da con il coso storto. una guida dove avevi 15-20 giri a fuoco e poi fare invece 24 ore che sono stinte da, quant'è, 45 minuti? Anche per più. Tipo alle mani sono 56, Lì perché sono 30 ti gestisci giri. un po' o è comunque al limite per 45 Ma minuti? guarda, all'inizio, cioè appena sono arrivato nel Mondiale Endurance, il livello secondo me era leggermente più basso, e non è che ti gestivi, però un minimo Avevi del margine. avevi Sì. del margine. In realtà adesso, cioè, spingi sempre, 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 infatti Sempre categoria stock, giusto? sempre Che ci stock. sono due Sì, categorie cioè stock, EVC e ok, stock. che sono moto preparate EVC e Esatto. poi stock che non so, sono tipo il CIV come regolamento. Un po' meno, perché comunque centralina è praticamente standard, siccome per tutti, e anche il motore è praticamente standard. Deve durare, E deve quindi. durare, esatto, che poi non dura, però non dura lo stesso, però sì, cioè, le moto sono molto più di serie rispetto a questa che usano. E la gara più emozionante cos'è? La 24 ore di Le Mans o la 8 ore di Suzuka? Quella non l'ho mai fatta, Non l'hai perché mai la stock fatta? non lo fa, sì. Quella, infatti, spero prima o poi di farla, però vorrebbe dire il passaggio in Quindi EVC, no? Che sto cercando. rimani in Europa, giusto? Quindi con la stock. Le Mans, Spa Sì, adesso c'è? dipende, esatto. Quest'anno ci sarà Le Mans, 24 ore di Le Mans, 24 ore di Spa e 24 ore del Bol d'Or. Quindi 3-24 ore. Sono solo 3 gare, è vero, però giri... Cioè, avevo fatto il calcolo in un mio video di YouTube dell'anno scorso, che è lì che avevo iniziato a fare il primo video, che una gara di 24 ore, cioè un pilota fa 27 gare del National. Quindi 3 stagioni? No, di più. 4 stagioni. 4 stagioni, cioè tu dici, vabbè, cazzo, fai solo 3 gare tutto l'anno, cioè sembra che 3 gare.
però mica fai tantissimi E come giri. ti prepari a una gara del genere? Ma ti prepari quello che puoi fisicamente, ovviamente, però l'endurance mi ha insegnato un sacco, perché comunque ti devi gestire, mentalmente fa tantissimo, cioè io ho fatto fai una fatica incredibile, cioè prima mi hai chiesto qual è la gara più emozionante, comunque tutte perché è proprio quello che rende figo l'endurance, perché comunque fai veramente troppa fatica e quindi poi quando sei così affaticato le emozioni si amplificano, no? Sia positive che negative. Quindi già il solo arrivare è un traguardo. Sì, poi in realtà io sono molto competitivo e arrivo dalla velocità e quindi a me Vinci. frega solo il risultato, no? Infatti sono sempre incazzato alla fine gara se non va bene. In realtà però tipo i team francesi che fanno endurance, cioè lo spirito endurance, stappano tutti lo champagne a fine gara. Tutti. Tutti. Cioè anche quello che... Infatti io, cioè, anche all'ultima gara che abbiamo fatto al Bol d'Or, dicevo ma cazzo ma sono arrivati trentesimi, cosa stappano champagne a fare? E però è così, cioè in È realtà una l'obiettivo è festa. arrivare, esatto, è un evento, no? E invece io ovviamente sono sempre improntato più al risultato, però è veramente una fatica pazzesca. Infatti io la prima 24 ore sono arrivato, sono partito io, ho fatto il turno delle 3, più o meno, turno delle 6, turno delle 9, ho spinto sempre, cioè tipo gara sprint, crampi dappertutto, cioè disfatto, ho detto Imma- mica non la finirò mai questa Immagino gara, che la cosa muoio. più difficile sia l'orario in cui c'è il sole Sì, a quello metà, sì, sì, però no? cioè, tu poi tu giri in moto, quindi lo sai quanto sono lunghi 20 giri. Tu pensa 33 e poi dopo un'ora e mezza devi farne altri 33 e poi dopo un'ora e mezza altri 33. È per quello che dico, io mi sono allenato per 10 giri, no? E arrivo al 10° giro che, vabbè, riesco a allenarmi, ho la resistenza fisica molto buona, quindi arrivo, infatti le mie gare parto sempre indietro e all'ultimo giro ne passo 5, ma perché al 10° giro ancora rendo come Sì, al sì, sì. secondo. Però finendo il 10° giro dico, ok, l'ho fatto, l'ho finito, mi immagino i 20 giri che fanno al mondiale, dico, cazzo, fare altri 10 giri, che il mio ritmo è molto più basso, quindi le forze in Certo, gioco certo, sono certo. minori, pensare a 3/4 d'ora, un'ora di gara che voglio dire 50-60 giri, cazzo, Sì, 33. se io giro in 59 al Mugello, se devo fare 50 giri al Mugello, devo girare in 2 minuti e 30, perché sennò non ce la faccio. Quindi per quello la domanda, sei al limite o cazzo sempre al limite? Sì, però ho Dal primo capito... giro all'ultimo, quanti secondi ci sono di differenza? Cioè, decimi? Assolutamente sì. Cioè, il primo Anche giro alle giorno, Man, notte, decimi. gio- Anzi, io di solito vado più forte di notte che di giorno. Ah sì? Perché non vedi e quindi Perché non sai che... vedo, no? No, perché comunque noi abbiamo Dunlop nell'endurance, adesso è monogomma Dunlop peraltro, e a temperatura più bassa, quindi calcola magari tipo alle mani con 15 gradi d'asfalto, c'hai un po' più grip. Ah. Quindi comunque sia, quando arriva notte, vabbè adesso io ho già fatto 4-5 Le Mans, quando arriva notte tu hai già fatto 100 giri, quindi la pista comunque la sai a memoria, più di 100 giri. Comunque la pista la sai molto bene, quindi i riferimenti ti cambia un po' di notte, però fai 20 giri e poi capisci come funziona. Io giro più forte di notte che di giorno. Però ho capito nella mia prima 24 ore un'altra cosa molto importante che non sapevo, che in moto spesso utilizzi molte più forze del necessario. Io dopo il turno delle 9 di sera che ero spaccato, ho detto bene, cioè non posso cioè lì come fai? Non è che puoi dire Ciao, vado a casa. vado a casa, esatto. Sono entrato nel turno di mezzanotte, ho detto qua, cioè, non la posso finire, cioè non era neanche ancora a metà, cioè capito? Cioè, la follia. Devo provare a guidare in modo diverso, abbasso un po' il ritmo, non so. Lì c'è la tabella luminosa sul rettilineo, ho detto vabbè provo a andare un po' più piano, ora non mi ricordo più quanto si gira le mani, però sì, 38 fai. 38 vado un po' più piano, guardavo 38 e 1. Ancora un po' più piano, cioè un po' più sciolto tipo, no? 38 e 0. Ancora un po' più piano, stesso tempo. Ho detto, minchia, ma allora, cioè, forse... Lì ho capito, è stato proprio che mi si è accesa la lampadina, ho detto, minchia, cioè, non devo forzare, cioè, devo stare proprio morbido, morbido, morbido. E questa cosa qua ti è servita anche nelle gare brevi che fai per dire al Civo, al National? Oppure Lì sono no, talmente brevi che comunque, non ti cioè, cambia? dai sempre il Sì. 100%, comunque non è che nelle gare da 10 giri io non fatico, cioè fatico cioè, meno, perché comunque cioè, dura poco. Però comunque sì, cioè, serve assolutamente. Io addirittura nel Mondiale Supersport ho sempre faticato un po' gli ultimi giri, ma un po' perché non mi allenavo tanto, un po' perché soffrivo il consumo della gomma, eccetera.
e lì invece si è capovolta la situazione, sono sempre stato molto molto performante in tutta la gara, in tutte le condizioni. E il discorso gomme, cioè io vedo anche al mio livello, no? Quindi tutto rapportato, però anche io già dal sesto, settimo giro devo iniziare a gestire la gomma dietro, no? Sento il calo e lo sentirai anche tu al National, anche se usate gomme diverse, ci sarà il calo in 10 giri e lì in 50-60 sono proprio mescole diverse, gomme diverse oppure... No, calcola che quando avevamo Pirelli usavamo SC2 e comunque facevi 2-3 ore, quindi 60-90 giri. Beh, sono tantini. Sono tanti. Con Dunlop usiamo MS2, anche MS1 abbiamo usato. Però sono le stesse gomme, Sì, sono le stesse, sì, non sono assolutamente. specifiche. Sì, sì, ma perché dopo un po' calano, poi hanno un primo drop, poi sono costanti per magari 20-30 giri, poi un altro po' di drop. Però ti abitui, cambi il tuo stile di guida, perché comunque da quando hai 24 litri di serbatoio e gomma nuova, a quando magari sei al secondo turno di gomma col serbatoio vuoto, capisci che non puoi... È un'altra moto. cioè non c'entra niente. Infatti le prime volte, cioè i primi giri col serbatoio pieno arrivi sempre lungo, sempre. E quindi comunque sia, ogni giro praticamente tu devi evolverti un pochino, devi capire le condizioni sia della pista, perché cambia ovviamente essendo giorno, notte, sia della moto che ha bisogno di cose diverse. E quindi devi sempre continuamente adattarti alla moto. Però se tu guardi il cronologico, cioè il tempo è praticamente uguale. Addirittura che noi abbiamo fatto tantissima differenza l'anno scorso, cioè quest'anno a Spa era buia. Cioè la prima volta che di notte, non è il Qatar, sia Le Mans, sia il Bol d'Or, non è Le Mans, non è, scusami, il Qatar che è illuminato a giorno, però si vede, cioè non è che hai grandi problemi. A Spa è buia. Cioè i fari della moto sarebbero superflui. No, il fare della moto non serve a niente. Intanto perché ti illuminano lì e capisci che hai 300 all'ora, non è che guardi, stai schiacciando un gatto, capito? E quindi là in fondo non vedi niente. E poi perché quando sei in piega, cioè illuminano, cioè non è che girano, quindi illuminano gli alberi, capito? E cazzo lì era buia, cioè... Non un lampione, zero. No, noi ci siamo lamentati nei test e hanno aggiunto tipo 20 lampioni nella pista. Perché voi fate le prove anche di notte, giustamente, Sì. FP1, Esatto. FP2, provate sia di giorno che di notte. No, abbiamo solo un turno il giovedì sera di notte. E basta. Però noi avevamo fatto i test prima, perché era la prima, cioè la prima volta che c'era Spa, tipo 20 giorni prima della gara avevamo fatto i test ed era uscito questo problema. Che, cioè, poi lì non sei a Misano, in Riviera, che dici vabbè c'è l'inquinamento luminoso della Riviera. Cioè lì sei in mezzo alla foresta, quando è buio davvero. E com'è come pista da fare in moto? Bellissima. Cioè proprio pazzesca, pericolosa, perché è pericolosa, però è meglio del Mugello secondo me. Sì. Sì, sì, proprio... L'Eau Rouge in moto. Sì, fa paura. Lì sullo Rouge c'è una compressione pazzesca. Calcola che sono arrivato la prima volta, cioè ti piega le braccia. Cioè se tu sei morbido, Altro che dai una arrabbiata facciata 2. contro... Si sente... Sì, l'arrabbiata 2 sali. Lì invece arrivi in discesa, che poi peraltro la pendenza è meno 8 rettilineo, più 8. Quindi c'è una compressione pazzesca. Calcola che ad esempio a fine turno, a fine stint di gara, che sei sudatissimo, no? Quando fai la compressione, scendono le gocce di sudore, perché all'interno del casco si schiaccia. E dopo un'ora di gara ti si mollano le braccia, lì va a sbattere sul cupolino. No, però comunque fai sempre un po' da stracchino sul coso. No, però è veramente bellissimo, bellissimo. E ti dicevo, di notte noi, sia io che Calia, che Saltarelli, giravamo un secondino più piano, però la maggior parte dei team girava 3-4 secondi più piano. Calcola che noi, quando è arrivato il buio, eravamo primi, perché siamo stati tutta la gara primi, però eravamo tutti vicini, cioè c'erano tipo 30-40 secondi. Quando è arrivato di nuovo il giorno, eravamo primi, avevamo un giro sul secondo, 5 giri sul terzo. Cioè di notte abbiamo fatto un altro sport. Ma lì che non vedi niente, cioè, spiegami, cioè, tu hai i fari che puntano a 3 metri e poi buio totale, Sentimento. sentimento, non lo so, memoria, un po' sì, siamo girerà schizzati. lì, girerà lì. Esatto, ovviamente, sì. No, esatto, quando c'hai uno davanti è un po' più facile. Se no... No, perché devi un essere secondo pronto. su 4 km, no, forse di più di No, sì, pista, sono è sei, pochissimo. Sì, cioè. sì. No.
più o meno i riferimenti erano Se mi gli dici stessi, che solo che non si vedeva. anche di giorno sei al limite, perché Sì, sì. Poi io l'unica cosa, tipo c'è un doppio sinistra, dove un po' di volte ero in piega, ma buio, cioè proprio buio, cioè è difficile spiegarti, cioè però è buio. Alzavo perché stavo tipo andando contro il cordolo interno, sì, ma no? a 250 Sì, all'ora. certo, ovvio, sì, sì, un doppio curvone in quarto. E lì ogni tanto, cioè, capito, dicevo, cazzo, prima, dopo. E c'è un curvone in sesta, che però c'è anche su Instagram, c'ho un video, vabbè, di giorno, e lì arrivi, fai sesta, 300, cioè, devi inserire, calcola il buio. E poi lì c'è il muro comunque, che di notte non si vede il muro, però sai che c'è il muro. E quindi lì il fatto è che, anche di giorno ovviamente, però sbagli un metro e in uscita diventano 5-6, quindi devi Certo. essere proprio preciso. E tu calcola di notte, calcola con la stanchezza, dopo magari già 13-14 ore di gara, eccetera, devi essere sempre precisissimo. È quello che l'endurance fa la differenza. E è quello che affascina anche un po', no? Cioè comunque tu hai un sacco di opportunità, di momenti in cui puoi fare la differenza come pilota, che in 10 giri C'è poco, certo. ci sei. Esatto. E torniamo un attimo indietro, 2017 e 2018 CIV con BMW, Sì, giusto? Per tamponare un po' l'anno del mondiale Endurance. esatto. E poi dopo, 2018, 2019, fa il passaggio al National. No, dal 2019. Cioè 2017, scusami, 2018, 2019 CIV tutta pista, 20 ho iniziato a fare, però avevamo fatto poche gare. Sì, no, 20 e 21 ho fatto col BMW National, National. con NB E Racing. Team super artigiano, cioè eravamo io e il proprietario del team ed eravamo competitivi, perché ho vinto subito la prima gara al Mugello e eravamo sempre lì davanti, ho fatto terzo in campionato, tipo. il National perché ti costa meno oppure è meno competitivo rispetto al CIV? Cioè lo vedi comunque come allenamento? Lì, allora, anche diciamo quest'anno abbiamo avuto un po' cioè per il prossimo anno, capire cosa fare tra CIV e National. Io credo che comunque sia nel CIV il livello altissimo, anche dei team, è molto molto alto, e se, non è il nostro caso adesso, perché comunque è un team ben strutturato e molto competitivo per il National, però quando ero con BMW in realtà c'era pilota e tecnico ed ero competitivo, nel CIV una cosa così non la puoi fare. E quindi capisci che i costi sono, per essere competitivo da una parte ed essere competitivo dall'altra, sono molto diversi. E, e quindi a me semplicemente comunque prima era arrivata l'opportunità per fare il CIV con tua pista, ok, sempre il discorso budget, poi è arrivata l'opportunità per fare, cioè, visto che comunque io lo vedevo un stare in sella, Fa il National non mi sono posto contro gran moto problema. comunque che sono bombardate. Adesso io non so, la tua com'è messa? Di serie, stock? No, no, è stock. È stock. È stock, ci abbiamo APX, che è una centralina molto buona, però non è iper bombardata, ma perché semplicemente, nonostante che nel National c'è un regolamento più libero che nel CIV, i team comunque non è che si presentano con la Superbike, capito? Quindi sono tutte stock. Ok. Poi comunque sia, magari c'è la moto un po' più bombardata col pilotino che va un po' più piano, io che metti la pezza, capito? Alla fine, non so perché, comunque è molto bilanciato come campionato, perché i primi 7-8 comunque sono tutti molto competitivi e sono tutti lì vicino. Tu usi Dunlop anche nel National? Quest'anno sì, il prossimo anno no, perché diventa monogomma Pirelli il National, Ok. e quindi passeremo. Quindi quest'anno hai voluto usare Dunlop per mantenere la gomma, penso, col mondiale, No, è oppure arrivata una buona proposta da Dunlop col passaggio da Aprilia e solo per quello? esatto, esatto, assolutamente sì. Nel 2019 ho mollato il CIV, scusami, 2020 ho mollato il CIV e ho mollato anche il team No Limits, perché sono passato a Kawasaki, team 33 Louis Moto, che è un team francese, e sulla carta molto molto buono, molto molto competitivo. Abbiamo raccolto poco, perché comunque 0 podi in 3 anni non è Qualche una cosa sfiga c'è così. stata? Minchia, cioè sì, tante, cioè, tante che poi, cioè, quello che mi domando, cioè io comunque sono uno molto razionale e mi faccio, cioè, non cerco quasi mai cioè,
prima penso dove posso migliorare io prima di dire le cose che non vanno, no? In realtà ci sono delle sfortune che è difficile attribuire la colpa, cioè io ovviamente qualche errore l'ho fatto, ma veramente poco in questi anni. In realtà è successo qualsiasi cosa, cioè il primo anno che c'eravamo io, Manfredi e Boulom, abbiamo fatto 2 pole position su 3 gare e poi ne abbiamo finita forse una. Sempre problemi meccanici o cadute? No, la prima gara eravamo primi, sul bagnato il mio compagno Enzo Boulom l'ha lanciata demolita, e che può succedere assolutamente, può succedere però succede sempre qualcosa. Ho un problema tecnico, ho qualcuno che cade più forte del previsto, come quest'anno Calia a Spa, che siamo stati in testa tutta la gara, a 4 ore dalla fine è iniziato a piovere, ha fatto una scivolata proprio, cioè a curva 1, quindi in realtà è la curva più lenta di Spa. Quando ho visto crash curva 1 ho detto vabbè, cioè, un tornantino da Si rialza 50 e fa. all'ora. Il fatto ha voluto che il sensore antiribaltamento non ha spento la moto è rimasta accesa al limitatore, 5 secondi, puff, è uscita una biella. Cioè lì sono caduti tutti, anche il secondo che era poco dietro di noi, cioè un giretto, è caduto nello stesso identico momento, moto demolita però l'ha rimessa in sesto, avevamo comunque tanto vantaggio sul terzo quarto, sono arrivati secondi. Noi che, cioè, l'avessimo demolita, comunque cioè, perdevamo 20 minuti, facevamo podio lo stesso. Invece Invece è rimasta piantata dentro. piantata nelle gomme, sì, al limitatore. È arrivato Kevin a provare a spegnerla, ma appena arrivato, cioè, incredibile. È lì, cioè... Fa parte dell'endurance, quelle sfighe. Ho capito, però, cazzo, ma sempre a noi, cioè... Che poi Kawasaki è una delle più affidabili ormai. Ma sì, poi anche a Boldore eravamo molto competitivi, c'eravamo primi, poi ho rotto un disco, vabbè lì ho rotto un disco del freno, magari non è sfortuna al 100% lì. Abbiamo perso, siamo andati quinti o sesti, poi abbiamo recuperato di nuovo davanti, problema impianto elettrico, lì, problema impianto elettrico, cioè è difficile dare la colpa al team, capito? Sia sul sensore antibarattamento che di cava, sia dell'impianto elettrico. Certo. E lì sono cose che a volte succedono. E quanto vale un podio, fare un podio in una 24 ore a livello proprio di, non di team, comunque di pilota, cioè come visibilità e... A me vale tanto perché mica è tanto che lo aspetto. Cioè, comunque sono 4 anni che sono uno dei piloti più veloci della stock. A volte il più veloce, Sì, no, io cazzo, non ho mai intendevo fatto podio. nell'economia appunto di spendibilità della tua carriera in quell'ambiente lì. Ma sai, Perché io quest'anno... rischi di passare del pilota che sì è veloce, però poi dopo... Sì, è vero che lì però siete un non è team. quasi, cioè non è mai stata colpa mia, capito? Cioè, negli Comunque effetti. lo notano Io sono quella caduto in cosa. 4 anni... No, non lo notano, cioè quello mi fa incazzare, perché Ecco, infatti è quello che i team dovrebbero vederlo, dici, ok, quello che dico io, volevo capire team se... 33 stavolta non è arrivato, però, cioè, Gama, vai a vedere il cronologico, cioè è stato impeccabile, cioè non ha fatto errori, è stato sempre veloce, in realtà non lo vanno a vedere. Infatti quest'anno io cercavo di fare il passaggio in EVC, uno dei team con cui ero in contatto in realtà ha preso 2 piloti del team che ha vinto nella stock, con cui noi eravamo sempre in competizione, che spesso eravamo più veloci. Poi abbiamo sempre avuto questi problemini qua. E tu dici che è andato a prenderlo perché ha fatto podio e Perché ha vinto. non ha guardato i tempi. Sì. È un po' la stessa cosa che mi diceva Vitali, che Sì, l'ho sentito in intervista. C'ha ragione. lui dice, cavolo, guardi il risultato dell'ultima gara, dove magari ho avuto la sfiga, ho fatto sesto, ma dice, sì, ho fatto sesto, ma sono partito dai box perché ho avuto la squalifica. No, è incredibile quanta asimmetria informativa c'è tra i piloti, perché i piloti noi, vabbè, siamo dentro, però sappiamo i valori in campo di tutti. E invece il team non sanno assolutamente i valori in campo, cioè sembra che non sappiano i valori in campo dei piloti. Assurdo, perché comunque insomma... Assurdo, però, a parte che vale sempre solo l'ultima gara che hai fatto. Ecco, anche questa cosa qua mi manda male, perché... A te, No, nel senso di dire, cavolo,
o fai un altro sport o un'altra categoria e ci sta che non sai che valore abbia il pilota e guardi l'ultima gara, ma se fai tutta la stagione nella stessa categoria, nella stessa classifica, cavolo, il nome Gammarino lì lo vedrai quante volte, guardi solo l'ultima gara che il compagno gli ha steso Lo la so, mano. però È così. così, quando vai alla fine è la carta che conta, no? Anche perché tu magari vai a vedere l'anno precedente, cioè un team magari no, per il prossimo anno guarda, ok, quello che hai fatto quest'anno, però guarda le classifiche, non è che guarda né le prove libere né le qualifiche, guarda la classifica e non si chiede neanche, ok, hai fatto così, ma perché? È la carta canta, cioè alla fine è quello, l'unica cosa che conta è quello. Vincere è l'unica cosa che conta, come sempre, no? Certo. E, Però tra il vincere e il sesto posto comunque ci sono delle dinamiche da comprendere, però nella classifica se non c'è no scritto. poi smadonni a fine Nella anno. classifica non c'è scritto, capito? Non c'è scritto sì, ha vinto, però la moto aveva questi cavalli, questo invece Ed è un po' per non c'è questo scritto. che hai fatto la scelta dell'avventura di YouTube o c'è tutto un altro motivo dietro? No, anche questo. In realtà ho capito che comunque la gente, per far sì che ti segua, devi raccontare. Perché la gente non viene in circuito. Cioè, comunque fa fatica a venire apposta in circuito, soprattutto se non ti conosce, no? E quindi te devi andare da loro. Ovviamente abbiamo in tasca questo mezzo potentissimo che è lo smartphone e mettere a disposizione un contenuto per tutti, che tutti possono vedere, è la cosa più facile per arrivare al grande pubblico e comunque poi creare sì, contenuti per loro, comunque poi vendibilità anche per gli sponsor, per tutti, no? Comunque visibilità. E, e quindi semplicemente ho deciso prima di dire ok, non vieni in circuito, cazzi tuoi, a dire no, aspetta però, cioè ci vado a perdere solo io, quindi è meglio che io faccia un passo magari verso il pubblico, ma anche perché, cioè tipo, quelli del mio paese, cioè ma neanche i miei, in teoria, amici, cioè non sono mai venuti a vedermi in pista. E prima io dicevo, vabbè, cioè, sai che, cioè, non me frega niente, no? E poi però, cioè, se vuoi cambiare un po' le dinamiche, non è sempre giusto questo argomento, cioè non è giusto forse, e quindi ho deciso di fare un passo io verso, che secondo me è cioè, positivo. Quindi cos'è, un anno? No, di più. Ma in realtà ho fatto le 3 gare del Mondiale Endurance 2 anni fa e questa stagione qua, cioè l'anno scorso, e questa stagione qua ho fatto cioè, solo gare ovviamente, cioè pochi altri contenuti, però ho iniziato a raccontare dai tutti i weekend di E ti ha gare. cambiato un po' la visione di questo mondo qui? Provare a saltare dall'altra parte della barricata oppure... Ma sì, sì, perché comunque è interessante, assolutamente interessante, la gente ti conosce di più, perché io ho notato anche questo, comunque sia prima, quando facevo il Mondiale Supersport, che dici, minchia, è un campionato molto più prestigioso del National, in realtà c'era molta meno gente che mi conosceva rispetto adesso. Ma perché semplicemente se fai sesto, settimo, anche, vabbè, sesto, settimo adesso, decimo nel Mondiale Moto 2, cioè, ma non ti vede nessuno. Quindi se fai settimo, ottavo, come facevo io nel Mondiale Supersport, a vincere il National, cambia. Forse è il marketing, forse è il campionati, come raccontano le cose. Io non penso che sia giusto, perché è molto più difficile fare sesto, settimo nel Mondiale Supersport che fare primo nel National. Certo. Eppure funziona così. Quindi cioè, l'importante è stare davanti, non importa dove, forse, no? Ed è una cosa che continuerai solo nel mondiale endurance o No, porti? no, penso di fare almeno come quest'anno. Per realtà adesso si stanno muovendo un po' di cosine interessanti e E l'anno quindi prossimo cosa farai? Quindi mondiale endurance stock ancora, giusto? Stesso team? sì, 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 sì. Non è Non è ancora ancora... Ah, ufficiale, ok, ok. però sì, dai, ti posso dare questa piccola chicca, anche perché i francesi non so quando comunicheranno sta cosa, quindi assolutamente sì. Invece è fresca di comunicazione il fatto che farò ancora il National, passerò a Pirelli per ovvi motivi regolamentari, però col team MC7 e Bosco, Con la sono molto Aprilia contento. 2023, questa qui indietro. Esatto, esatto. E quindi riproveremo l'assalto al National. E perché E quest'anno hai dovuto saltare una o due gare? ho saltato Mugello e poi ho saltato, Imola non l'abbiamo fatta e quindi purtroppo sono Te rimasti la, un se- pochino fregati. te la saresti giocata anche quest'anno in teoria.
No, in realtà io sono stato sempre primo in classifica, perché ho vinto 2 gare. Sono sempre stato primo in classifica fino alla terz'ultima gara a Misano, dove ho fatto sesto, che avevamo un po' di problemi di setup, diciamo. Cioè non ero veloce. E sono diventato secondo di un punto su Giannini. Poi ho saltato la gara, Giannini ha vinto e allora sono andato dietro di 26, 25 più 1. Certo. E poi a Imola ero molto competitivo. Io penso che avrei potuto vincere, sicuro. Cioè sicuro, 99%. Però ormai No, il matematicamente, titolo no, assolutamente, il titolo no. Però potevo fare meglio che quarto. Cioè quarto non ci rende giustizia assolutamente. beh, anche l'anno prossimo ci saranno delle concomitanze, no? Una sì, Vallelunga con Spa, però vediamo. Ogni campionato un po' a sé, no? E io ti ringrazio ancora. Grazie a te, è stato un piacere. Il rito delle mie interviste è la firma del mio casco, Va che bene. come Ci sta. puoi vedere è battezzato, e scegli tu il Dove posto l'hai battezzato? a Mugello. Ho fatto una bella legnata a San Donato in staccata. Ho centrato quello davanti, lui non è caduto, io invece ho fatto un bel po' di danni, ci ho lasciato anche un gomito. Aia, E... vai. Nero o oro? Scegli tu. No, dai, ho fatto tutti nero, faccio nero anch'io. Nero Dai. anche tu? Vai. Faccio dall'altra parte di DB. Tac. Ho firmato per davvero. Ok, grazie Gama. Grazie a te, è stato un Ci piacere. vediamo.